Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Oggi entriamo nell'atmosfera rarefatta, elegante e inquietante di Vanessa, opera di Samuel Barber su libretto di Giancarlo Menotti. Vanessa, nella versione originale, era un'opera in 4 atti. In seguito Barber la revisionò riducendola alla versione in 3 atti, oggi più eseguita. Il libretto di Menotti è originale, ma si ispira alle atmosfere gotiche dei racconti di Karen Blixen pubblicati con lo pseudonimo di Isaac Dinesen, in particolare alla raccolta Seven Gothic Tales. Non si tratta quindi dell'adattamento diretto di un racconto preciso, ma di un'opera che riprende quel clima sospeso, aristocratico e inquietante. L'opera debuttò al Metropolitan Opera di New York nel 1958 e nello stesso anno vinse il premio Pulitzer per la musica. Atmosfera dell'opera. La vicenda si svolge in una dimora aristocratica isolata, lontana dal mondo. Tutto appare immobile. Il tempo sembra essersi fermato nelle stanze, nei ricordi e nei volti dei personaggi. Vanessa vive da 20 anni aspettando Anatol, l'uomo che un tempo l'ha amata e poi abbandonata. Per non confrontarsi con il passare degli anni, ha fatto coprire gli specchi della casa. Questo gesto è fondamentale. Gli specchi nascosti rappresentano il rifiuto della realtà, il desiderio di non vedere il proprio volto, la propria età e la propria solitudine. Con lei vivono Erika, la giovane nipote, e la vecchia baronessa, madre di Vanessa e nonna di Erika. La baronessa parla pochissimo, ma la sua presenza è severa, quasi giudicante. È come se custodisse la memoria morale della famiglia. L'opera comincia dunque con una lunga attesa, ma in Vanessa l'attesa non ha nulla di romantico, è una forma di prigione. I personaggi principali. Vanessa, soprano. Vanessa è la protagonista. È una donna ancora affascinante, ma chiusa nel ricordo di un amore passato. Ha sacrificato 20 anni della propria vita aspettando il ritorno di Anatol. Non vive davvero nel presente, abita un mondo interiore in cui il passato non è mai finito. Quando arriva il giovane Anatol, Vanessa non riesce a vedere chi ha realmente davanti. Vede ciò che desidera vedere, la possibilità di ritrovare l'amore perduto. Per questo è un personaggio tragico, non perché sia debole, ma perché è prigioniera di un'illusione. Erika, mezzosoprano. Erika è la nipote di Vanessa. Giovane, sensibile e più lucida degli altri personaggi, comprende prima di tutti il pericolo rappresentato da Anatol. La sua tragedia nasce proprio da questa consapevolezza. Erika vede la verità, ma non riesce a sottrarsi al dolore. Intuisce l'ambiguità di Anatol, riconosce il rischio dell'illusione, eppure ne rimane coinvolta. Anatol, tenore. Anatol è il giovane uomo che arriva nella casa. Porta lo stesso nome dell'antico amante di Vanessa, ma non è lui, è suo figlio. La sua comparsa rompe l'equilibrio della dimora. È affascinante, seducente, ambiguo. Non è un vero eroe romantico. Sembra piuttosto un uomo capace di adattarsi alle circostanze, di scegliere ciò che gli conviene e di confondere desiderio e opportunità. Prima seduce Erika, poi si avvicina a Vanessa. Non è necessariamente un personaggio malvagio, ma è pericoloso, perché non possiede la profondità emotiva che le due donne proiettano su di lui. La vecchia baronessa, contralto. La baronessa è uno dei personaggi più enigmatici dell'opera. Parla poco, ma la sua presenza pesa moltissimo. Madre di Vanessa e nonna di Erika,
osserva gli eventi con severità. Il suo silenzio è quasi più eloquente delle parole. Quando comprende ciò che è accaduto tra Anatol e Erika, prende moralmente le parti della nipote contro Vanessa. Rappresenta la coscienza morale dell'opera, ma è una coscienza fredda, rigida, incapace di offrire consolazione. Il vecchio dottore, baritono. Il dottore è un amico di famiglia. Porta nell'opera un tono apparentemente più leggero, mondano, a tratti quasi da commedia. Tuttavia, anche lui è segnato dal tempo. Osserva la decadenza di quel mondo aristocratico, con una malinconia sottile, come se custodisse il ricordo di un'eleganza ormai destinata a scomparire. Trama dell'opera: l'attesa e l'arrivo dello sconosciuto. L'opera si apre in pieno inverno. Nella casa di Vanessa tutto è pronto per un ritorno atteso da 20 anni, quello di Anatol, l'uomo che un tempo l'ha amata e poi l'ha abbandonata. Vanessa è agitata, emozionata, quasi terrorizzata. Non vuole mostrarsi subito. Teme che il tempo l'abbia cambiata e che Anatol non la riconosca più. Per questo gli specchi sono coperti. Vanessa ha voluto cancellare, almeno simbolicamente, il passare degli anni. Accanto a lei ci sono Erika e la vecchia baronessa. Erika vive questa attesa con inquietudine. Per lei l'amore di Vanessa ha qualcosa di ossessivo, quasi innaturale. La casa sembra sospesa, in un rituale che si ripete da troppo tempo. Erika canta il sopraggiungere dell'inverno, ma l'inverno è anche il simbolo del gelo emotivo della casa. È come se tutta la vita fosse rimasta bloccata in una stagione fredda, immobile, senza primavera. Poco dopo, l'uomo arriva. Vanessa crede che sia finalmente Anatol. Ma la verità è diversa, non è l'antico amante, è suo figlio, che porta lo stesso nome del padre. Il giovane voleva conoscere la donna tanto amata dal padre ora morto. Erika e Anatol. Dopo lo sconvolgimento iniziale, Vanessa si ritira. Erika rimane sola con il giovane Anatol. Tra i due nasce subito una tensione pericolosa. Anatol è affascinante, sicuro di sé, seduttivo. Erika, pur diffidando di lui, ne è attratta. La casa, chiusa per 20 anni nel culto di un amore perduto, viene improvvisamente attraversata da una presenza giovane, viva e sensuale. Ma Anatol non è un uomo limpido. Il suo comportamento è ambiguo. Sembra capace di amare, ma anche di dimenticare rapidamente. Sembra sincero, ma solo per il tempo in cui gli conviene esserlo. Erika viene sedotta. Anatol le propone persino il matrimonio, ma lei rifiuta. Non perché non provi nulla per lui, ma perché intuisce che quella proposta non nasce da un amore profondo. Outside this house the world has changed. Life is swifter than
Vanessa si illude di nuovo. Mentre Erika cerca di controllare il proprio dolore, Vanessa comincia a trasformare il giovane Anatol nel fantasma dell'uomo che ha aspettato per 20 anni. Anatol, figlio dell'antico amante, diventa per lei una seconda possibilità. Non importa che non sia l'uomo atteso, non importa che sia molto più giovane, non importa che appartenga a un'altra generazione. Vanessa ha bisogno di credere che il suo lungo sacrificio non sia stato inutile. Vanessa non ama davvero il giovane Anatol per ciò che è, ama ciò che rappresenta. Ama la possibilità di correggere il passato. Anatol, da parte sua, sembra adattarsi alla situazione. Dopo aver sedotto Erika, accetta progressivamente l'interesse di Vanessa. La sua figura resta ambigua. È innamorato? È opportunista? Cerca salvezza, prestigio, ricchezza o semplicemente un nuovo ruolo da recitare? Love has a bitter core, Vanessa. Do not taste too deep, Vanessa. Do not search into the past. He who hungers for the past. Anatol sembra invitare Vanessa a non cercare troppo nel passato, ma anche qui il suo atteggiamento resta ambiguo. Le sue parole possono apparire sincere, ma anche funzionali alla nuova illusione che Vanessa sta costruendo intorno a lui. Il ballo è l'annuncio del fidanzamento, il ritorno apparente alla vita mondana. Vanessa, convinta di essere amata, vuole riaprire la casa, vuole scoprire gli specchi, ricevere ospiti, tornare a vivere. Per lei Anatol è la fine dell'inverno, ma per Erika è l'inizio della disperazione. Durante la festa viene annunciato il fidanzamento tra Vanessa e Anatol. È un momento teatralmente fortissimo, perché ciò che per Vanessa appare come una rinascita, per Erika è una condanna. Erika sa di essere stata sedotta da Anatol, sa di aspettare un figlio, ma non può rivelare tutto senza distruggere Vanessa e senza distruggere se stessa. La festa non è davvero gioiosa, sotto la superficie elegante si sente una frattura profonda. Il ballo dovrebbe essere la rinascita di Vanessa, in realtà è il punto in cui la tragedia diventa irreversibile. La fuga di Erika nella neve. Dopo l'annuncio del fidanzamento, Erika non regge più, fugge nella notte, nella neve. È uno dei momenti più drammatici dell'opera. L'inverno, che all'inizio era stato evocato nella sua aria, ora diventa una realtà fisica e tragica. Erika esce dalla casa quasi cercando nella neve una punizione, una purificazione o una fuga impossibile. La conseguenza è terribile. Erika perde il bambino. Questo evento resta in parte avvolto nel pudore e nel silenzio, ma pesa su tutto il finale. La tragedia di Erika non è gridata in modo melodrammatico, è trattenuta, interiore e proprio per questo ancora più dolorosa. L'intermezzo orchestrale è un momento di passaggio e di sospensione che prepara il clima malinconico del finale. La musica sembra raccogliere ciò che i personaggi non riescono a dire apertamente.
Il finale, Vanessa parte, Erika resta. Alla fine Vanessa sposa Anatol e parte con lui per Parigi. Crede di aver finalmente ottenuto la felicità che ha atteso per 20 anni. Ma questa felicità è fragile, forse illusoria. Vanessa non ha davvero sconfitto il passato, lo ha solo travestito. Erika rimane nella casa con la vecchia baronessa. E qui avviene il gesto simbolico più importante dell'opera. Erika ordina di coprire di nuovo gli specchi e di chiudere i cancelli. È il ritorno all'inizio. La casa che Vanessa aveva abitato come luogo dell'attesa diventa ora la casa di Erika. Il destino si ripete. La giovane donna, che sembrava più lucida e più forte, eredita la stessa prigionia. Il finale dell'opera è dominato da una grande malinconia. Barber non chiude la vicenda con un gesto violento, ma con una malinconia sospesa. Tutto sembra finire e invece tutto ricomincia. Vanessa parte verso una felicità forse falsa. Anatol parte con lei, ambiguo fino alla fine. La baronessa resta nel suo silenzio severo. Erika rimane nella casa come Vanessa prima di lei e gli specchi tornano a essere coperti. L'opera Vanessa non è solo una storia d'amore, è una storia sull'autoinganno, sulla memoria, sulla paura di invecchiare e sul desiderio di essere ancora amati. Il sipario cala non su una fine, ma su un ciclo che ricomincia.